Ciao, benvenuta o benvenuto nel canale. Oggi andiamo a studiare una canzone di un primitivo Luciano Ligabue, quando da giovanissimo uscì nel 1990 con la canzone Non è tempo per noi, contenuta in un 45 giri. All'epoca si utilizzava ancora tantissimo fare uscire i singoli in questa versione qui. La canzone tratta un attimino dell'animo umano che a volte ci cattura e che sentiamo anche nostro, in quel momento in cui decidiamo di andare controcorrente rispetto a quelle che sono le ideologie, diciamo così, di moda in un determinato momento. La canzone si presenta nella tipica struttura delle canzoni pop rock, e cioè la struttura A-B, dove A sta per strofa, B sta per ritornello. Il tutto anticipato e intervallato da un'introduzione musicale che poi è quella che hai visto all'inizio del video. Sai benissimo che spingo tantissimo sulla questione legata alla struttura, perché è importantissimo capire quali sono le sezioni da studiare per ridurre poi lo studio, il lavoro al minimo. Quindi una volta che hai chiarissima la differenza tra strofa e ritornello, quindi tra A e B, e una volta che ti è chiaro il modo di approcciarti all'introduzione, che poi è anche lo stacco musicale, solo a quel punto potrai iniziare a suonare bene la canzone, in maniera semplice e autonoma. Iniziamo a vedere tutto quello che ci serve per poter suonare in maniera tranquilla la canzone. Iniziamo dal ritmo. Io ho fatto due scelte, una scelta per la strofa, una scelta per il ritornello. Nello spartito che ti apparirà in sovraimpressione noterai che in alcuni casi gli accordi sono, come dire, legati da una striscetta. Quello significa che sono due all'interno di una battuta. Per differenziarlo all'interno del ritmo troverai una differenza appunto di colore nelle pennate, bianche per la prima parte della battuta, arancio per la seconda parte. Andiamo a vedere i ritmi. Per la strofa ho scelto questo ritmo qui, stai attento. Allora, 8 pennate. Vedi, forzo giusto la prima. Le rifaccio con altri due accordi. 8 pennate. Sol, 8, Re. Mi minore. Ok. Ottengo questo suono un attimino, come dire, stoppato, un attimino ovattato, semplicemente appoggiando il palmo, vedi, sulle corde in maniera leggera. Ok, metto l'accordo e che è diverso da bello, ma sono due cose completamente diverse. A noi oggi serve questo. Perfetto. Per quanto riguarda il ritornello invece ho fatto quest'altra scelta. 3 pennate in giù, 2 in su, 2 in giù. In questo modo. Anche in questo caso, se hai due accordi all'interno della battuta, metterai 3 pennate in giù sul primo accordo, per esempio faccio Sol Re. Su, su, giù, giù col Re. Ora lo faccio di seguito. Adesso passiamo alla questione legata agli accordi. Come in tutti i video, io in descrizione lascio quello che è il prontuarietto degli accordi. Quindi non entriamo nello specifico degli accordi più semplici, ma ti consiglio di utilizzare al posto del Do il Do basso in Sol. Al posto del Re, in alcuni casi, il Re basso in La, con l'aggiunta del Sol sulla terza corda e Mi sulla prima. Questo è il suono. Poi il Re quarta, che servirà come passaggio dalla strofa al ritornello, e per finire il Fa 7 più. Ok?
verso la fine del ritornello, che sostituisce praticamente il Fa. Se vuoi un approccio un attimino più semplice puoi utilizzarli tutti e due, Fa o Fa 7+. Viste tutte le cose che ci necessitano, fai, come sempre ti consiglio, la tecnica adeguata per tutte le cose, quindi per il ritmo, per i cambi degli accordi, fai tutti gli esercizi necessari per esempio per apprendere la tecnica di suonare due accordi con lo stesso ritmo, sia nell'un caso che nell'altro. Ok, a questo punto entriamo nello specifico della canzone. Iniziamo dallo stacco musicale, lo faccio lentissimo. Allora abbiamo un Re che scivola al settimo tasto con la stessa posizione. Ok, poi ripete ancora questo Re che poi in realtà è un Sol. Lo ripete ancora in questo modo, torna sul Re originale, lo completa. Do, ancora Do con una pennata in su, poi una pennata stoppata e Mi minore. Stessa cosa fa subito dopo, però concludendo con un Sol. Questa è l'introduzione e lo stacco musicale dopo le due prime strofe e il ritornello. Lo rifaccio lentissimo. Ancora. Passiamo alla strofa. Allora io utilizzo il Do basso in Sol al posto del Do e il Re basso in La al posto del Re. Questo a parte che suona benissimo, ma mi semplifica anche il cambio. Ok, pronti. Ci han concesso solo una vita, soddisfatti. Qui taglio l'accordo, forza non mai. E calendari a chiederci se stiamo prendendo abbastanza. Spezzato. Se per ogni sbaglio avessi, posso usare anche questo Re, che vecchiaia che passerei. Sono due cose diverse, ok? Quindi posso utilizzare sia il Re qui che il Re qui, a seconda dei casi, anche come mi piace di più o come mi gira anche un pochino il momento. Passiamo adesso al ritornello. Cambia il ritmo, attento che ci sono diversi accordi spezzati. Ritornello. Non è tempo per noi, spezzo di accordi. Abbiamo sogni però troppo grandi e belli, sai, belli o brutti, abbiamo facce che però non cambia mai. Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai. Viste tutte le strutture, adesso andrò ad eseguire prima lo stacco musicale, poi la strofa A e poi il ritornello, tutto di seguito, in modo che tu, dopo aver fatto la tecnica necessaria e studiato le parti, possa seguire questo settore della canzone. Ovviamente poi collegherai tutte le altre strofe e tutti gli altri ritornelli. Ci han concesso solo una vita, soddisfatti o no, qua non rimborsano mai. E calendari a chiederci se stiamo prendendo abbastanza. Se per ogni sbaglio avessi 1000 lire, che vecchiaia che passerei. Strade
abbiamo sogni però troppo grandi e veri, sai, belli o brutti, abbiamo facce che però non cambia mai, non è tempo per noi e forse non lo sarà mai, eccetera. Bene, siamo giunti alla conclusione del tutorial. Spero che ti sia piaciuto. In questo caso, se non l'hai già fatto, per non perderti nulla, iscriviti al canale, pubblicizza il canale, commenta il canale e se ti è veramente piaciuto, anche un mi piace sarebbe ben gradito. Ok, ti aspetto al prossimo episodio allora. Ciao!